Quello che vedete di fianco a me è lo scavo della metropolitana che sto costruendo nel mio giardino, e nella prima puntata ho scavato con la ruspetta i primi 8 metri della linea rossa. Per chi si fosse perso qualcosa, il progetto prevede per ora 2 linee totali: la rossa che correndo lungo tutta questa siepe ci porta nella zona delle attrazioni, e la gialla messa là in fondo in modo trasversale che le collega tutte. L'obiettivo di questo video è quindi finire tutto lo scavo di questo primo tratto, puntare la testa sulla linea trasversale che ci sarà in questo punto e iniziare la palificazione di legno della metropolitana. Vetturina, guanti, chiavi della ruspa e iniziamo con il secondo episodio. Abbiamo già un piccolo problema. Come potete vedere, il lauro in questa zona è cresciuto in questa direzione e non mi fa entrare con la ruspetta perché, come vedete, gratto tutto il tetto. Quindi, per fortuna, i miei amici di Milwaukee mi hanno mandato anche questa bestia qui. Vediamo com'è. Allora, guarda qua! Questo qua dovrebbe essere il posto dove si mette l'olio, che è incluso. Perfetto. Stesse batterie in tutti gli altri attrezzi, ma adesso ho anche una sega. Perfetto. Tagliato il minimo indispensabile perché comunque, come potete vedere, a me piace far crescere il lauro altissimo, così almeno nelle ore serali d'estate mi crea un sacco di ombra qui e rinfresca tutto il paesaggio. Ora iniziamo a scavare. Dai raga, mezz'oretta mi sono portato avanti almeno 3 metri. Bene. Sto diventando bravo, eh? Adesso come cazzo esco da qua? L'ultimo pezzetto ci sto mettendo un pochino di più del solito perché è pieno di sassi, sia grossi che piccoli. Guardate qui quanti ce ne sono, e quindi ogni volta che butto giù la benna e faccio così si incastra, devo scastrarla, diciamo. Però dai, piano piano sto andando avanti, vediamo. Che cavolo, guardate lì, tutto il pezzo fatto fino qua e tutto quello che manca è questo. Cioè sono praticamente a metà, anzi forse sono addirittura un pochino più della metà. Ovviamente voi non sapete nulla perché non ve l'ho ancora detto. Qualche giorno fa mi ha chiamato il signor Delex e mi fa Mighi! Non ricordo esattamente se era questo l'accento che ha usato. E mi ha detto: ho visto il primo episodio della metropolitana e stai ancora utilizzando la ruspetta che ti avevamo mandato per il mega bunker. E poi mi fa: ti va se veniamo a portarti il modello nuovo sempre della stessa tipologia in cambio di quella vecchia? Io ho preso un sospiro e gli ho detto: chiaro che va bene signor Delex, portamela subito. Dai. Attenzione, eccolo qua che è arrivato, signori. È arrivato. Mamma mia, guardala qua, la bestiola nuova. Ciao carissimo, allora. Ciao, l'ho portato. Nuova di pacca, guarda qua che... Ah, ma c'è i comandi sopra questa. Cavoli, molto più facile da guidare. Dai, tiriamo giù, va. Facciamo il paragone. Le benne nuove, guarda qua che belle. Piccola, media e grande. Perfetto. Allora, l'ho portato qua di fianco a quello nuovo, così vi faccio vedere sostanzialmente la differenza. Guardate, allora. Intanto quello vecchio aveva i joystick soltanto davanti, mentre quello nuovo ce li ha da parte. Quindi tu quando sei seduto sul sedile sei molto più comodo, no? Questa qua è la versione che avevo prima, dovevo stare in questa posizione. Questo qua è quello nuovo, puoi stare anche sdraiato come sul divano. Un'altra differenza bella grossa è che questo qui ha il carro più corto di quello lungo. Infatti guardate qua, spunta fuori un pochino di più, e anche da dietro spunta fuori un pochino di più. E poi guardate qua, sono passato sotto a tutto questo braccio qui senza vedere pistoni, mentre in quello vecchio, se passo sotto, c'è questo pistone qua. In pratica in questo modello qua che mi hanno mandato i pistoni sono solamente all'esterno, così quando fai la lavorazione non rischi di danneggiarlo. Vabbè, per quanto riguarda le plance, sì, sono leggermente diverse. Questo qui nuovo ha anche questo pulsante, tac, sarebbe la doppia velocità. Quando devi andare dritto puoi impostare quel pulsante lì per andare molto più veloce, mentre questo qui non ce l'aveva. Altra cosa molto carina è l'aggancio della benna. Per togliere e mettere questa qui bisognava svitare la barra che c'era dentro qua, invece in questo caso basta soltanto un bastone, c'è una molla dentro, fai così
e si sgancia subito. Cioè, incredibile. Mezzo secondo l'ha sganciata, raga, assurdo. Quindi sostanzialmente queste qua sono le grosse differenze. Qua abbiamo 3 pompe dell'olio, qua invece ce ne sono solo 2. Però diciamo che hanno rivoluzionato un pochino e non vedo l'ora di provarlo, Guarda qua, per Molteni. Per Molteni. Quindi cosa mi hai lasciato qua? Ti consegno le chiavi della nuova macchina. Antonio, grazie mille. Grazie a te. La ruspetta adesso è nelle mie mani, diventa mia e te porta via quella vecchia. Mi mancherai, Delexino, Mi mancherai, mi hai accompagnato in tante avventure. Mi mancherai. E quindi bene, nuovo giocattolino, accendiamo e continuiamo con il buco, che qua la terra non si scava da sola. E quindi senza perdere neanche un secondo, per le ore e i giorni successivi ho continuato a scavare come un pazzo, trovando ogni tanto anche alcune sorprese, tipo sassi veramente enormi, tubi molli dall'aspetto strano impiantati nel terreno, celofani incastrati tra le radici. Che cavolo è sta roba, raga? Un sacco di plastica bianco, 20 cm sottoterra. Cioè, praticamente io sto bonificando il terreno, altro che metropolitana. Probabilmente i vecchi proprietari avevano già fatto qualche lavoro e gli è rimasto sotto qualcosa. Andiamo avanti. Fino a che però ad un certo punto ho rotto un tubo con cavo elettrico. Attenzione, attenzione, guardate cosa ho trovato. Cioè, guardate cosa ho tranciato in realtà. Questo qua praticamente era un vecchio condotto della vecchia linea elettrica, che però io avevo completamente disassemblato non appena mi sono trasferito qua nel terreno, quindi in realtà sapevo già di trovarlo. E comunque la linea elettrica dentro qua non passa. Tra l'altro, con la scusa di questa metropolitana che sto costruendo, sicuramente sfrutterò tutto questo buco qui per fare la tubazione elettrica nuova che porta l'elettricità dall'altra parte del terreno, fino sicuramente al mega bunker. Perché guardate adesso come sono messo, I fili elettrici si attaccano a questa scatoletta sull'auro. Cioè sono 2 anni che io mi attacco con la corrente sull'auro, su una cavolo di siepe, ma poi... Comunque raga, ridendo e scherzando, guardate, questi qua sono i paletti finali, cioè mancano esattamente 1, 2, 3, 4 metri alla fine della linea rossa, signori. 4 fottuti metri. Ho continuato così a scavare per un sacco di altre ore, tanto che la ruspetta nuova sentivo che mi insultava. E dopo aver tirato via altri rami che davano fastidio, bello sudato marcio, sono finalmente giunto alla fine. Sì, siamo arrivati fino alla fine, raga. Madonna mia. Dopo aver gioito per qualche minuto, ho riposizionato un po' più in fondo i paletti, ritracciato completamente le righe dello scavo, così da iniziare la rifinitura più precisa. Con la vanga a mano ho quindi ripristinato tutto il bordo superiore per essere sicuro di avere la distanza giusta tra le 2 pareti. Perché mi vengono in mente queste idee del cavolo? E decido di farle d'estate soprattutto. In ogni caso adesso guardate quanto è dritto il lato del tunnel, solo il primo pezzo ovviamente. Adesso infatti con la ruspetta voglio tirare indietro un po' quella terra qui e vedere se col braccio riesco a rifinire anche sotto. Ho quindi ripreso in mano il Delexino, cambiato la benna e continuato con la rifinitura. E se durante queste clip vedete la luce del sole che cambia spesso, è perché ho registrato tutto in giorni diversi. Allora raga, il trucco qual è? Il trucco è scavare più in basso possibile, così dopo con il badile, quando scavo fuori quei pezzi qua obliqui, riempiono il buco appena fatto. Così non devi riportare fuori ancora la terra una volta che hai tolto questi pezzi qua. Dopo comunque lo vediamo. Ogni tanto raga bisogna fare anche benzina. E piano piano, a furia di scavare, il buco stava diventando talmente profondo che per entrare ed uscire ho messo un pezzo di ringhiera della casa sulla Panda. E finalmente, dopo svariati giorni di sudore, ho completato lo scavo della linea rossa. Raga, non ci posso credere, una settimana intera, giorni e giorni a sudare come un bastardo per finire tutto questo scavo qui. Ma guardate come è venuto bene, incredibile, mamma mia. Sono stracontento, madonna. Guarda qua, è bagnato fradicio, guarda, Guarda qua sta strizza, guarda. Guarda qua, questo qua è tutto sudore. Non ci credete? Pensate che ho versato sopra dell'acqua per caso? Che deficiente, cazzo. Adesso come faccio a metterla su? Che devo andare avanti a fare il video.
Comunque raga, a parte gli scherzi, ho sudato veramente tanto. Ho messo dentro l'anima in questo scavo qui. Infatti non vedo l'ora di finire questa puntata per andare al mare. E anzi, se siete anche voi ritardatari come me, se dovete prenotare un viaggio, noleggio auto, volo, albergo, qualsiasi cosa, mi raccomando, prima di fare qualsiasi acquisto, spostate il vostro indirizzo IP in un paese più povero, che non si sa mai, magari trovate delle occasioni e risparmiate qualche decina di euro. Io di solito faccio così. Ma in che senso, scusa, come si fa a spostare l'indirizzo IP? Facilissimo raga, guardate, apro NordVPN, tac, come vedete io sono connesso al server italiano, sposto, tac, passa a Messico, boom, mezzo secondo il mio indirizzo IP adesso è in Messico. Ovviamente questo non è l'unico motivo per cui si fa NordVPN, anzi, ad esempio ogni volta che ti connetti online hai la sicurezza di essere protetto ovunque tu sia, blocca pubblicità e siti pericolosi. Un unico abbonamento per proteggere fino a 10 dispositivi diversi, cioè non so se ci rendiamo conto, e con il link che vi lascio in descrizione chiunque prende un piano biennale avrà 4 mesi extra di abbonamento più un coupon da 6 mesi da regalare a chiunque tu vuoi per farglielo provare. L'offerta scade l'11 settembre, falla il prima possibile, che oltre a sostenere me, guardate qua cosa sto facendo, mi sto ammazzando. Ma poi raga, cioè costa pochissimo, meno di 3 euro al mese. Andate a vedere quanto costa, guardate il link, poi mi dite. Arrivati a questo punto, per spiegarvi bene il prossimo passo, ho preso una scatola di cartone, gli ho tolto un lato, l'ho sostituito con plexiglass, ho riempito tutto con terra e ho ricreato completamente lo scavo della linea rossa in scala 1 a 10. Ebbene sì, signore e signori, vi presento qui davanti a me la miniatura della metropolitana iper realistica per spiegarvi la sezione. Partiamo dall'inizio. Una volta che la metropolitana sarà completata, l'acqua della pioggia non dovrebbe entrare perché qua sarà tutto coperto. Se io spruzzo da qui, tutta questa acqua qua dovrebbe andare all'esterno, però tutta quella che filtra sotto tramite le pareti dove va a finire? La primissima lavorazione che voglio fare quindi sarà uno scavo centrale messo in questo punto qua, dentro il quale inserirò poi un tubo drenante in questa posizione qua. Questo tubo dovrà raccogliere tutta l'acqua che penetrerà dentro e si infiltra tramite il terreno. Poi alla fine e all'inizio del tubo farò magari dei pozzetti di raccolta. Si dà il caso però che in questo tubo deve entrare solo l'acqua, non anche la terra, quindi si metterà un rotolo di TNT che dovrebbe essere questo tessuto che permetta all'acqua di scendere ma non alla terra di entrare. E fatemi sapere se questa qua è la maniera giusta, voi esperti. Arrivati a questo punto, per evitare che tutta l'acqua in eccesso poi rimanga stagnante sopra qui, verserò un po' di sassolini. Cioè guarda che bello che è, guarda che bello. Arrivati a questo punto si passa finalmente alla costruzione in legno della vera galleria. Allora, primissima cosa, paletti verticali per creare i sostegni del muro. Possiamo mettere dentro i paletti così? Poi marciscono subito, quindi i paletti vanno spruzzati di catramina. Una volta finiti tutti, inseriamoli nel terreno. Arrivati a questo punto mettiamo anche gli assi di legno. Perfetto. E signore e signori, questa qua è la sezione definitiva della nostra galleria. Cioè, guardate che bella, è venuta meglio qui che nella realtà, pazzesco. Dio che bella che è. Poi chiaramente sopra qua ci sarà la copertura con la terra, con tutti i celofan, dentro ci saranno i binari col trenino, ma quello lo vedremo prossimamente. Adesso andiamo al brico e iniziamo a comprare tutto il materiale che serve per rifare questa opera 10 a 1. Allora, primissima cosa, tubo drenante. Ah, eccolo qua dov'è. Eccolo qua invece il telo TNT, perfetto. 1,25 m, guardate qua, lavori di drenaggio. Mamma mia, è lui! Autocravato con punta, così entra meglio nel terreno. Ok, e con questo qua sono 20 pali. Adesso devo prendere quelli lunghi per fare le pareti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ce li ho già al terreno, così arriviamo a 10. E già che ci siamo, io direi di prendere già i primi pali per creare la torretta. Guardali qua, 12 x 12, 6 metri. Sono lunghissimi questi. Eccoci qua, arrivati e scarichiamo. Ok, materiale preso e a disposizione per un totale di 668 euro. Allora, primissima cosa da fare, scavo un centrale per mettere giù il tubo drenante. E qui c'è anche il suo telo TNT. Dato che però ho scavato per giorni e non sento più le braccia, preferisco iniziare a mettere tutta la catramina su questi paletti qua. Allora, mettiamoli tutti su queste travi qui, distanziati per bene, così non facciamo fatica. Catramina. Non ho qua niente per aprire, vediamo se riesco con questa squadretta qua. Minchia, cioè meglio del cacciavite, raga. Ah, guarda qua che bella. Prima di iniziare gli ho messo su quel palo qua, almeno quando siamo qua con il rullo non cadono giù. Dai, pronti partenza, via.
paletti piccoli preparati, paletti grossi anche. Ora, dato che nello scorso video abbiamo superato abbondantemente i 150.000 like in pochi giorni, in questo spazio qua dove sono adesso non farò più la botola, ma farò la famosa torretta. Ho quindi tirato via l'oscurante che dava fastidio, spostato tutte le pietre con il carretto e spazzato via le foglie con il soffiatore. Ma che diavolo? Con il metro ho infine preso le misure e tracciato la forma della torretta. Ebbene sì, esattamente nel punto dove sto camminando sorgerà la prima stazione della metropolitana a forma di torretta completamente in legno. Raga, me la sto immaginando devastante. L'idea sarebbe quella di buttare giù 4 pilastri nel terreno, creare il cornicione per fare il primo piano, altro cornicione sopra per il tetto o secondo piano e, perché no, davanti che spunta fuori fare anche un piccolo balcone e terrazza. Avete voluto arrivare a 150.000 like e quindi Michele Molteni costruisce un impero adesso, ok? Primissima cosa, spostiamo tutta quella roba qua, riprendiamo in mano il delexino e iniziamo a fare i buchi per i pilastri principali. Ok, un bel buchino l'ho fatto, adesso vado avanti col piccone. Beh, dai, attenzione, un 60-70 centimetri ci sono, eh. Proviamo a mettere giù il primo palo, va, vediamo se ce la faccio. Lo faccio adesso a metterlo sul coso. Ce l'ho fatta, raga. Guardate qua che cavolo di palo ho messo su. Dentro nell'auro, nella siepe. È altissimo, non si vede neanche la fine, raga. Un palazzo di New York faccio venire su adesso. Con questi legni qui adesso lo picchetto tutto e lo mettiamo bello in bolla. Così posso anche tirare via la ruspa. Perfettissimo, guardate che bello che è, stabile e dritto. Questo qua è il primo dei 4. Per vedere la continuazione della torretta e della metro ci vediamo al prossimo video.